Spuntano i primi carciofi nostrani e allora vuol dire che mangeremo carciofi perché bisogna consumare quello che la stagione ci offre, va bene? E allora partiamo subito con un primo piatto a base di carciofi buonissimo e come al solito semplicissimo da fare. Buona visione! Senz'altro la prima cosa da fare è pulire i carciofi dalle foglie dure, in modo che rimane solo la parte tenera. Li mettiamo in acqua con un limone tagliato a metà, questo per non farli annerire. Successivamente quello che dobbiamo fare è tagliuzzarli in questo modo, più o meno fette di un mezzo centimetro, ma non state a prendere il metro, tagliateli abbastanza sottili in questo modo e andate avanti per tutti i carciofi. Oltre ad essere buonissimi e ad avere tante proprietà, i carciofi sono diuretici, depurativi, disintossicanti per il fegato, sono molto versatili in cucina e si possono fare tantissime ricette, le polpette, il risotto, fatti al gratin, ripieni, oppure con le patate, però io oggi voglio farvi vedere questo primo piatto davvero semplice e pazzesco. In una bella padella ho messo la giusta quantità di olio, abbiamo tagliuzzato uno spicchio d'aglio e poi aggiunto anche una macinata di pepe nero. Successivamente possiamo già tuffare all'interno i carciofi e li lasciamo andare per un po', in modo che devono un po' cuocersi e ammorbidirsi. Giriamo ogni tanto e lasciamo andare. Mettiamo una spolverata di sale e adesso alla bontà e alla dolcezza del carciofo andiamo ad aggiungere un po' di sapidità proveniente dal mare, come con le nostre acciughe. Andiamo a sfilettarle, le acciughe sotto sale, togliamo la lisca, vedete, e adesso le facciamo sciogliere insieme ai carciofi. Li portiamo a centro, magari ci aiutiamo con un goccino d'olio e poi li lasciamo sciogliere insieme ai carciofi. Non li abbiamo messe prima le acciughe perché altrimenti i carciofi più tempo stanno e poi più tendono magari a diventare neri, per cui abbiamo messo prima i carciofi e poi le acciughe, così ugualmente si sono sciolte insieme e adesso andiamo a tagliuzzare un bel po' di prezzemolo, pure questo darà profumo e sapore. Diamo una girata e andiamo a preparare, nel frattempo che questi li lasciamo cuocere abbassando un po' la fiamma, aggiungiamo un goccino di acqua, andiamo a preparare le uova. Ce ne serviranno 3 per i miei 200 grammi di pasta, quindi un uovo ogni 100 grammi più uno per la padella. Io mi regolo così. 3 bei cucchiai abbondanti di formaggio misto tra 80% diciamo pecorino e 20% parmigiano, piccola macinata di pepe nero e ancora un po' di foglioline di prezzemolo. Con il formaggio regolatevi voi, io ne metto sempre un po' in più perché male non fa, a me piace e lo aggiungo, voi vi regolate a seconda dei vostri gusti. Andiamo a girare e diciamo che tutti gli ingredienti adesso sono pronti, dobbiamo soltanto pensare a cuocere la pasta. Formato ci stanno bene un po' tutti, dagli spaghetti a... io però oggi voglio calare i rigatoni, ok? L'acqua in ebollizione già salata, vai con i 200 grammi di rigatoni in acqua bollente. Adesso li portiamo fino a quando sono ad un paio di minuti dalla cottura ultimata e poi li scoliamo e li tuffiamo in padella, così gli ultimi 2 minuti glieli facciamo fare all'interno insieme ai carciofi, ok? Se si tirano via un po' di acqua dietro ancora meglio, non vi preoccupate perché servirà per far amalgamare per bene la pasta al restante. Diamo una bella girata, magari spadelliamo un po' così tutto si amalgama, vedete la pasta deve essere bella lucida e dopodiché a fiamma spenta possiamo aggiungere l'uovo, ok? Aggiungiamo la crema di uovo che abbiamo preparato poco fa e andiamo a girare per bene.
spegniamo prima il fuoco, altrimenti poi si va a attaccare tutto sul fondo. Se vi piace un po' dopo più cotto l'uovo, potete fargli fare ancora un minutino, tanto non stiamo parlando di carbonara, per cui fate come vi piace a voi, anche perché io anche con la carbonara faccio come piace a me a casa mia, non è che vado a guardare il manuale per farla, io mi regolo sempre in base al mio gusto, certo tenendo la linea dell'originalità, però mi vado ad adeguare a seconda di come le cose piacciono a me, va bene? Per me direi che in questo modo qua va benissimo, gli facciamo fare una bella e ultima saltata e ci siamo prima di passare al mio tegamino per l'impiattamento a valanga. Direi che siamo pronti. Vi ricordo che il tegamino che vi piace tanto lo trovate disponibile nel nostro sito sfizidicalabria.com, oppure se non siete pratici del sito web potete mandarmi comodamente un messaggio WhatsApp al numero che vedete in alto a sinistra in questo video. Ultima ancora spolverata di formaggio e ancora un po' di prezzemolo bello fresco e scrocchiarello come piace a me. Direi che ci siamo, un grande e semplice piatto di pasta proprio di questo periodo con i carciofi. Se non avete mai fatto questa ricetta davvero vi invito a provarla e così poi mi fate sapere nei commenti se il mio consiglio è stato valido o meno. Una bella forchettata che comprenda un po' tutto, guardate che bella, tu non scappare, vieni qua bello, ok? Ragazzi, bontà originale di campagna e il gusto ci guadagna, guardate che spettacolo, una bontà e allo stesso tempo una delicatezza unica. Il carciofo con l'uovo ci sta benissimo, anche perché anche nei carciofi ripieni ci va l'uovo e alla calabrese sono spettacolari. Provate a farla, un abbraccio e alla prossima.